Con questo bellissimo tramonto inizia il video di oggi. Dedico questo tramonto a tutti i nuovi iscritti al canale e tutti coloro che hanno lasciato un like e un commento. Ho deciso di iniziare questo video mostrandovi subito la cattura di oggi. È una murena che pesa 820 grammi. Se volete conoscere le taglie minime per la pesca in Sardegna, vi lascio in questo stesso video il link della Federazione Italiana Pesca in Apnea. Così potrete scaricare gratuitamente il documento in formato PDF ed essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie. Attenzione che per la Sardegna ci sono alcune limitazioni diverse rispetto alle altre regioni italiane. Detto questo, immergiamoci in queste calde acque estive e sotto una roccia scorgo ben nascosta una murena. Carico velocemente la fiocina, sparo lateralmente perché la letta della fiocina è molto grande e ho paura che non possa imprigionare la murena e infatti, nonostante abbia sparato lateralmente, la murena riesce a liberarsi. Sono sicuro di averla colpita e, dato che non l'ho vista fuggire, sicuramente deve essere ancora nascosta sotto la roccia. Carico nuovamente la fiocina, mi immergo, la vedo, sparo e questa volta riesco a catturarla. Fortunatamente, nonostante la letta sia di grandi dimensioni, si apre e riesce a imprigionare la murena. Considerando che il sole sta tramontando e sto pescando da circa 2 ore, decido così di porre fine alla pescata di oggi. Vado verso la riva per poter uccidere velocemente la murena e porre fine alla sua sofferenza. Nelle 2 ore precedenti ho solamente avvistato 2 piccoli polpi sotto taglia che ovviamente non ho catturato. Siamo nel pieno della pesca romantica. Se non sapete che cos'è questa pesca, vi consiglio di guardare il video precedente e anche in questo caso lascerò il link in questo stesso video. Come vedete, la murena morde con forza la punta della fiocina. Purtroppo non avevo molte altre alternative se non quella di spararla proprio lì dove l'ho colpita. Solitamente sarebbe bene puntare verso la testa, primo per porre subito fine alle sue sofferenze, anche se è molto difficile ucciderla al primo colpo, e secondo perché pungendola alla testa eviterete che possa girarsi e mordere la fiocina o peggio ancora la vostra mano. In questo video si può vedere anche il primo attacco che ho sferrato alla murena. Come vedete, lo sparo era laterale e la murena si è liberata. La riva è ancora molto lontana, cerco di nuotare velocemente ma a un certo punto vedo un'insolita formazione rocciosa. Così chiedo gentilmente alla murena di aspettarmi e vado a controllare. Si tratta proprio di un polpo. Cerco di togliere i sassolini davanti all'ingresso della sua tana, purtroppo il polpo si nasconde, così, dato che ho la fiocina già impegnata, non posso far altro che prendere il raffio. Proverò a utilizzare la tecnica del solletico per far uscire il polpo. Se non conoscete questa tecnica, lascerò il link di quest'altro video che ho realizzato. La tecnica funziona, vedo che è un piccolo polpo, lo prendo per un tentacolo e lo saluto subito. Anche tu
cresci presto, ci rivedremo in autunno. Riprendo a nuotare verso la riva e, come potete vedere, ho cercato di immobilizzare la testa della murena che continuava a mordere la fiocina e ogni tanto cercava di mordermi la mano. Non ci credo, un altro polpo. Ho pescato per 2 ore e ne ho trovato solo 2 piccolini e adesso nel giro di pochi minuti ne ho trovato altri 2. Ma anche questo non mi sembra di grandi dimensioni, così con la tecnica del solletico lo faccio uscire. Guardandolo bene mi sembra un polpo soprattaglia, così lo pungo per un tentacolo e lo estraggo dalla roccia nella quale si è rintanato. Raramente ho pescato contemporaneamente 2 prede. Intanto la murena non vede l'ora di mordermi. Come estraggo il polpo lo guardo bene e, non essendo sicuro che sia soprattaglia, decido di liberarlo, facendo molta attenzione a non finire tra le fauci della murena. Nonostante non sia una grande murena, vi assicuro che il morso sarebbe comunque molto doloroso. Hanno una forza incredibile e i loro denti sono affilati come rasoi. Come se non bastasse, pare che nella saliva delle murene siano presenti pure delle tossine. Riesco a liberare il polpo, che saluto, e riprendo il mio tragitto verso la riva. Non ci posso credere, una traccia di inchiostro rivela la presenza di un terzo polpo. Il terzo nel giro di pochi minuti. Vedo che è piccolo, non lo pungo, lo prendo direttamente con la mano, lo porto in superficie per guardarlo un attimo e poi salutarlo. Lo lascio libero, potrebbe andare in qualsiasi direzione, ma sceglie l'unica direzione sbagliata. E finisce dritto nella bocca della murena. Cerco di scuotere un po' la fiocina per liberarlo, di certo non metterò la mano lì vicino alla bocca della murena per liberarlo, ma farò di tutto per salvare la vita a questo piccolo polpo. Continuo a nuotare verso la riva e nel mentre penso a come poter aiutare questo polpo tanto sfortunato. L'inimicizia tra polpi e murene è risaputa, ma non avevo mai visto una murena mordere così un polpo. Dovete sapere che le murene si cibano principalmente di crostacei, pesci e purtroppo proprio di polpi. Le murene appartengono al gruppo dei pesci teleostei, che sarebbe in fondo lo stesso gruppo di dentici, tonni e cernie, anche se assomigliano forse un po' di più ai serpenti. Sono dei pesci abbastanza comuni nel Mar Mediterraneo ed è possibile trovare murene nere, blu, gialle, a strisce, maculate e zebrate. Sono davvero tantissime, molto belle, molto affascinanti. Vedo la testa della murena, ma che succede? Il polpo si è liberato, sì! Sono contentissimo, buona vita amico mio! Ora sono libero di raggiungere la riva e porre fine alle sofferenze di questa povera murena. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a lasciare un like, scrivere un commento, attivare la campanella e ovviamente vi invito anche a iscrivervi al canale. Per voi sarà un'azione di pochi secondi, ma per me sarà davvero tanto utile. Grazie, buon mare a tutti!